I film. Ma ci siamo mai resi conto a cosa servono i film? So benissimo che sto toccando qualcosa di molto importante della società, sto toccando qualcosa di molto importante per voi, ma io trasmetto la scienza ammonia e quindi è mio dovere dirvi bene o male le cose come stanno. Vedete, il potere dei film è dato dall'immaginario che riescono a muovere, il potere dei film è dato dalla forza che ha un'immagine che poi è accomunata direttamente a un suono, in una stanza scura, il cinema, la luce che si muove e quindi è creatrice di sentimenti, opposizioni, è creatrice di conoscenza, è creatrice anche di non conoscenza. Ma sapete come si fa, bene o male, un'opera magica? Un'opera magica si fa proprio con l'uso di molte immagini, in un'oscurità, con suoni, luci, le luci delle candele o dei colori che si possono avere. E molto spesso, per chi è avvezzo a queste cose, addirittura si usano una specie di drammaticità magica per poter muovere le immagini archetipali e quindi poter avere dei risultati. Non è da tutti, ma questa è la tecnica. Cioè non è da tutti riuscire a fare. Immaginate questa stessa cosa, questa stessa comunanza, ed è questa la comunanza, cioè delle persone sedute, tranquille, rilassate, pronte, aperte, quindi non sulla difensiva di un film che stanno andando a vedere, sono lì rilassate e attendono il film, cioè una serie di eventi immaginari, se sono immaginari, perché solitamente non lo sono, perché hanno tutti una codificazione, hanno tutti un perché. E qui entriamo nella simbolica criptica o la criptosimbolica, che ha a che fare proprio con ciò che è una costruzione temporanea dentro il cinema di un egregoro. Quindi che cosa succede? Torniamo un po' indietro. Succede che è aperto, è seduto, rilassato, al buio, sta con la fidanzata, col fidanzato, con la mamma, col papà, quello che sia, con gli amici, è tutto tranquillo, tutto normale, magari sta mangiando i popcorn, no? Insomma, è proprio nella situazione ideale di quando gli si chiede rilassati, devi essere ipnotizzato, non pensare a nulla, ascolta le mie parole, ascolta quello che devo dirti. È la stessa cosa. Perché tu sei rilassato, non pensi a nulla e sei pronto ad ascoltare. E durante la interpretazione, c'è la visione, l'interpretazione degli attori che sono sempre legati da archetipi molto profondi. Mi ricordo quando ero in Accademia delle Belle Arti, ci facevano studiare molto a lungo, scusatemi, la drammaturgia. E nella drammaturgia si scoprivano tutti i misteri. Ricordatevi che i drammi, cioè teatro, cinema, televisione, quindi tutto quello che ne è derivato poi, derivano dai misteri. Ogni tragedia, ogni comicità. No, è vero che la comicità ebbe già una bella forza all'epoca greca, no? Con le due maschere, però non andiamo adesso in questo. Però tutto nacque dalle messe in scena della vita degli dei. E chi aveva insegnato questa messa in scena della vita degli dei? Gli dei stessi dei, tra virgolette, che vennero sulla terra per dominare il popolo umano e che quindi quindi per addomesticarlo, no? E quindi cosa fecero? Insegnarono, oltre alle religioni, insegnarono i modi di poter chiamare o mettersi in contatto con il Dio stesso, cioè parlo degli dei malvagi, non parlo di quelli che insegnarono all'uomo la vera scienza iniziatica. E quindi che succede? Succede che andando a ripetere sempre le stesse immagini si crea un ritos, cioè un ritus, ossia un rit, ossia si va direttamente a fare qualcosa. Ecco che le immagini agiscono nel nostro subconscio come entità completa, quindi come una mente alveolare, e quindi vanno ad avere certi risultati. Ricordatevi che tutto questo è sempre stato usato per evocare quello che deve accadere nella vita. Se andate a vedere i film che ci sono prima di un avvenimento,
ecco perché mi preoccupo quando vedo dei film che escono in sequenza, perché so cosa sta per avvenire. Quindi se andate a vedere i film che avvengono prima delle guerre, prima di qualche attentato, prima di... i fumetti, tutte queste cose qui vanno a predire, cioè evocano nell'inconscio razziale quello che sta per succedere e lo rendono potente. È un pochino, no? Come tutte le coincidenze che si sono viste, coincidenze del 9-11, cioè ossia del 9 settembre 2011, quando colpirono le Torri Gemelle, e poi dicono guardate che coincidenze, qui c'è scritto 9-11, qui 9-11, qui ci sono due torri, qui guarda c'era proprio il cartone animato di Super Mario che ti vedeva che distruggevano le torri, c'era Simpson che... Non è assolutamente a caso. Questo si chiama evocare nell'inconscio della razza di un popolo. Questo avviene anche durante la televisione, cioè le cose della televisione. Quante volte, basta che abbiate un pochino di pazienza, potete andare a vedere i vari programmi che sono stati fatti dagli anni 60 in poi, hanno sempre previsto qualcosa che era accaduto. Mi ricordo che prima di ogni attentato, di ogni problema che è successo, c'erano in onda per un po' di tempo dei film particolari, delle notizie particolari e una sequenza di immagini che portava direttamente a quello che era successo. Le immagini evocano, le immagini portano direttamente nella coscienza di chi le fruisce il loro significato animico più profondo, e ricordiamoci che ogni cosa, essendo duplice, a noi ci può apparire bella, ma molto probabilmente ha sempre una parte di sé che così tanto bella non è. La realtà è creata dall'uomo, è creata da ciò che esso sogna oppure è sognato, quindi si sogna con le immagini. E quindi cos'è il cinematografo? Se no la grande capacità di immaginare dell'essere umano, la grande capacità di vivere con le immagini, e essendo che l'essere umano crea per se stesso la realtà immaginando. Quante volte vi è capitato di immaginare qualcosa e poi di averla, si crea il pensiero forma. E attenzione, perché anche in magia, no? Oppure avete letto dei libri, crea questo pensiero forma, concentrati così, rivivi la scena più di qualche volta, rivivila, immaginatela fatta a tante persone. Immaginate quando fanno un film che lo vedono magari 1 miliardo di persone, e quindi dettano direttamente che cosa fare, cosa dire, cosa pensare, dai più profondi meandri della coscienza, perché quello che interessa a loro è fare in modo che vengano, tutte le persone, vengano completamente dominate all'idea che loro hanno di vita. Dovete essere molto sospettosi sempre su qualsiasi film che andate a vedere, dovreste perlomeno capire di cosa parla ed essere attenti alle immagini di dettaglio. Per esempio, nessuno fa caso in un film, per esempio, delle televisioni di polizia di Montalbano, dei dettagli che sono posti nell'ambiente in cui si muove Montalbano. Tutti guardiamo Montalbano, siamo interessati all'azione drammatica, il resto è di straforo, è un sottofondo, qualcosa che c'è dietro, mentre io, ripeto, essendomi laureato in regia e scenografia, so che non c'è neanche un dettaglio che non è pensato dal regista e che non è messo lì per un motivo ben preciso. Ora, non immaginate che quando si parla di facciamo una scena in cucina, si vada a prendere una cucina qualunque, si studia che tipo di cucina funzionale alla scena, che colore ci deve essere, perché deve, magari, che ne so, se una scena di paura deve essere cupa, deve stimolare, o che se deve dare l'idea di gioia deve essere luminosa, quindi non è nulla a caso, così qualsiasi cosa che vedete in un film, qualsiasi immagine che vi salta all'occhio, ma quindi dovete stare spesso attenti alle immagini, anzi sempre, di contorno. Quelli danno i messaggi. Per esempio possiamo notare in un film di Spider-Man il numero 33 molto spesso, no? Per dirci certe cose. Possiamo notare in tutti i film di supereroi dei simboli particolari che sono disseminati qua e là, lettere, numeri, parole.
sono messi a caso perché sono spesi milioni e milioni di dollari, nulla è a caso, ogni fotogramma è disegnato, cioè si fa lo storyboard, quindi è disegnato ed è visto prima con la matita, ora non lo so, magari si farà anche direttamente con la matita digitale, quindi, ma è disegnato, quindi il regista, il produttore, chi mette i soldi, sa che cosa sta venendo fuori, sa perché viene fatto poi la cinematic e si vede la scena in pre e poi la si fa se è perfetta. Se convince e se tutti i simboli sono a posto, stessa cosa per i video musicali, stessa cosa per i cartoon per i bambini, stessa cosa per i cosiddetti programmi elettorali o cosiddetti le tribune politiche o i programmi culturali alla Piero Angela o insomma chi più ne ha più ne metta. Quindi mi raccomando, prima di vedere un film o durante che lo vedete, osservate se ci sono dei simboli di criptosistemici, cioè ossia che sono simboli che vanno ad interagire con la vostra rete neuronale. La vostra rete neuronale è sensibilissima allo stimolo luminoso. Al di là dell'immagine che per voi ha un significato, l'impulso luminoso colpisce le parti neuronali sia a livello attraverso gli occhi sia attraverso la pelle perché passa, entra attraverso e che cosa accade? Accade che alcune reti sono attivate e alcune sono spente, visto che il nostro sistema è un sistema direi bipolare, acceso-spento. Quindi oltre all'immagine che vediamo ne subiamo anche l'influsso luminoso, l'irraggiamento luminoso, ecco i vari colori scelti appositamente, le musiche che attualmente sono boom, 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 con gli sterei, che non si riesce, si rimane rimbambiti, è una delle classiche tecniche anche per entrare in trance, è la musica molto forte, tambureggiante, fa entrare in trance la persona, rimane immobile a guardare, attratta e quindi in quell'istante si diventa un imbuto in cui si può gettare, si può mettere qualsiasi cosa, attratti dalla scena principale, ma siccome il subconscio vede tutto e registra tutto, mentre tutte le istruzioni sono date dalla luce, dal suono e dalle scene o dalle cose secondarie, immagini, simboli, movimenti, eccetera, eccetera. Per rendervi conto di cosa intendo, quante volte vi è capitato di vedere una scena principale, una persona in primo piano, in fondo c'è una porta piccola piccola, eppure se si muove qualcosa voi siete attenti. Quindi immaginate come è attento il corpo lunare. Il corpo lunare registra tutto. Il corpo lunare ha quella capacità di imprimere tutto e quindi di ridare completamente all'essere umano tutto ciò che gli è stato impresso sopra. Qui questa è una cosa gravissima. Se veramente ci pensate, è gravissimo, dovete capire dagli incontri che fate, dalle persone che frequentate, da con chi parlate, con chi vi interlacciate, ma almeno per quelli che sono interessati a uscire fuori da questo ologramma virtuale in cui viviamo. Quindi ecco tutti i film sulla finanza, i film sulla criminalità, i film d'amore che ti insegnano come amare, come fare secondo loro e quindi tutte le cose di contorno e oggi si vede i ragazzi se non sono dei porno attori non vanno bene, non si sentono, ecco perché c'è il calo del desiderio maschile perché si sentono in competizione con tutte queste cose, quindi devono essere forti, pronti, porno attori. Dov'è l'amore? Dov'è la gentilezza? Dov'è la dolcezza? Dov'è l'anima che deve essere assolutamente forte? In questo bisogna capire e andare a vedere, e vi parlo perché, ripeto, io ho lavorato nel settore dei media e vi parlo, è tutto studiato a tavolino, gli ospiti eventuali di un programma, i colpi di scena, i due che si litigano a marito e moglie, quelli che fanno finta che uno sviene, è tutto calcolato, Isola dei famosi, Isola dei non famosi, tutte queste cose, è tutto scritto, tutto calcolato, potete vederlo quando c'è scritto alla fine del film o di questi programmi, autori. A cosa servono gli autori in un'isola? Se c'è un'isola e ti portano 10 persone, non è meglio farli interagire normalmente? Invece no, ci sono gli autori, così è il Grande Fratello, no? Questo titolo è terribile, è la cosa in piccolo di ciò che sta accadendo, no? A noi. E quindi ecco le immagini, ecco con questa capacità di giocare con le immagini riuscire a creare la realtà. Perché l'uomo vede quello lì, quello che c'è, e quindi lo ricrea nella vita, e quindi lo crea, lo emette fuori.
È una cosa avere il voltaggio di una mente, invece immaginate quando ci sono miliardi di persone che nel tempo vedono quella cosa e la creano, cioè diventerà reale. Quindi ecco la capacità di creare la realtà di queste persone usando il mezzo cinematografico. Tra l'altro, anticamente tutto era basato sull'unitato d'argento con la pellicola, e quindi c'era quasi una, come si dice, era una cosa particolare, cioè diciamo il possesso della pellicola stessa diventava quasi una specie di talismano che richiamava certe energie. Oggi è tutto virtuale, digitale, viene immesso c'è un film, un gigabyte viene immesso nella rete, e quindi che cosa accade? Accade che viene immediatamente virtualmente sparato in tutto il mondo, quindi tutta la rete viene collegata. E cosa succede? E succede che come la rete è collegata, la nostra mente è una specie di network, ogni mente è collegata con un'altra mente. Questo lo fate tranquillamente con Facebook, con YouTube e cose varie, siete collegati con un'altra mente, sapete cosa pensa una persona, cosa dice, cosa guarda, cosa ascolta, quali sono le cose che gli interessano. Voi saprete tutte queste cose, quindi travasate nella vostra testa quella persona. Voi non sapete che quando andate alla ricerca di profili e cose varie, o parlate, vedete le immagini, mettete mi piace, like, cose varie, state travasando dentro la vostra testa il mondo di quella persona. Quindi figurarsi se voi dovreste, per cominciare a liberarvi magicamente, cominciare a liberarvi, no, è impossibile, perché senza chiudere questi fili non è possibile. Quindi io mi metto a ridere quando molto spesso c'è gente che ci sono sulla via, maestro, e così colà, però vedo che continuano forsennati a scrivere su Facebook, pubblicano video, cose varie. Ma tu cosa fai, maestro? Sì, ma io l'ho fatto. Io l'ho già fatto. Lo sto venendo a dire. L'ho già fatto e tento di rinchiudermi il meno possibile. Sono tornato a rimettere su YouTube i video che metto sulla televisione, perché mi dicono: maestro, ma io non ci riesco a vederlo, poi vanno soltanto una volta, siccome è estate non riesco, c'è un problema che non riesco a farli rimettere in loop, non so come capita. E allora che faccio? Li metto su YouTube con l'annuncio su Facebook, e così voi ne usufruirete. Quindi, ma tento di portare il tutto a un unico posto, affinché voi possiate sapere come stanno le cose. Attenzione, ve lo ripeto, dovete essere liberi, dovete assolutamente osservare le cose, dovete guardarle, non dovete assolutamente bere e basta, dovete analizzare ciò che vedete, specialmente quello che date da vedere ai vostri fanciulli. Un cartone animato, prima che lo fate vedere, non vi fidate, guardatevelo voi, sentite la recensione, guardate se ci sono cose strane, disegni strani, come si è spesso scoperto per Disney e cose varie, con scritte sex, con scritte dammelo, con scritte... State attenti. O inneggia Satana e cose varie. Ora, al di là se esiste o non esiste, ma è la mente che viene direttamente presa dal caos di cui ho parlato giorni fa, questa entità potente che tiene le menti degli uomini direttamente come in un network, e lui è il centro, come il ragno con tutta la sua tela web. Questo volevo dire accennandolo. Tenete presente che quanto più riversate dentro di voi le idee degli altri, tanto più avrete meno idee voi. Anzi, non ne avrete affatto, perché starete pensando con le idee degli altri. È questo che non ci si rende conto. È questo che non ci si rende conto. C'è una mania compulsiva di vedere film, di vedere cose, di guardare. Ora, ripeto, lo potete fare, ma analizzate il film. Diventate impermeabili a questo, perché ricordatevi, un film vi crea la realtà. Vedete un film su una lite in famiglia, voi litigate. Vedete un film su una battaglia, una guerra, accade un problema che ne so, con gli amici, succede. Parlo di singolo, vedete un film su un rapporto sessuale, avete desideri, lo portate a termine. Vedete un film su, che ne so, come l'acqua per il cioccolato, tutti a mangiare dolci. Come profumo, tutti a comprare profumo. Immaginate se lo fa su una persona, cosa fa su miliardi di persone? Immaginate quindi la realtà sociale, la realtà che appare. Cos'è? È quella, nascono negozi di cioccolato, nascono negozi di profumi, sono più come si dice, frequentate, è così la guerra, le armi, tutto quello che c'è. Questo è molto importante che ve lo sappiate. Ho detto
un decimo di quello che deve essere detto, però penso che basti per farvi comprendere, essendo questa una pillola, per farvi capire che cosa intendo. Le immagini creano la realtà, la vostra realtà. Fate un esempio a voi stessi, immaginate qualcosa a lungo, quella cosa vi verrà. E questo è un problema, perché se capite bene è un problema. Quindi siccome le immagini creano la realtà, immaginate chi fa questo, quindi in mano all'elite, che cosa fa. Guida completamente i popoli che sono totalmente in ipnosi.